Kickboxing versus Muay Thai. Quale delle due discipline è più efficace, è migliore? Ciao a tutti, io sono Claudio e qua sul web mi occupo di Muay Thai. Sono un grandissimo appassionato e da anni faccio divulgazione di questa disciplina e di tutto il mondo che gira attorno alla Muay Thai, quindi viaggi in Thailandia, cultura thailandese, eccetera eccetera eccetera. Qua sul canale trovate tutto quello che c'è da sapere, anzi vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare la campanella, perché ogni giorno dal lunedì al venerdì pubblico un nuovo video su questi argomenti. Ma di cosa vogliamo parlare oggi? Oggi voglio portare il confronto tra due grandi combattenti, uno di Muay Thai e uno di kickboxing. Ovviamente il confronto Muay Thai versus kickboxing è un non confronto. Perché? Perché sono due discipline diverse, sono due sport diversi e non ha alcun senso fare un confronto del quale di questi due sport è più efficace. Sarebbe come dire tennis versus calcio, in quale di questi due sport la palla è più tonda. Non ha senso, è un confronto che non esiste. Oggi andiamo a confrontare due atleti, uno che viene dalla Muay Thai, che è Rodtang lo conosciamo tutti, campione di One, è stato anche campione del Lumpini, un fenomeno, diciamo la scoperta della Muay Thai di questi ultimi anni, contro un grande campione di kickboxing giapponese che si chiama Yuki, che io personalmente non lo conosco perché non seguo il mondo della kickboxing. Questi due fighter si sono affrontati qualche anno fa in un bel combattimento e oggi andiamo a analizzare questo combattimento estrapolando delle tecniche, delle strategie utilizzate dai due sul ring, così che possiamo prenderle e farle nostre, magari riprovarle anche al sacco e metterle dentro il nostro bagaglio tecnico. Facciamo proprio questa tipologia di video. Muay Thai versus kickboxing. Prima di andare a analizzare il combattimento direi che è giusto fare un piccolo appunto sulle differenze tra le due discipline, perché ancora oggi, molte persone, molti praticanti credono che l'unica differenza tra la kickboxing e la Muay Thai sia il fatto che nella Muay Thai si utilizzano i gomiti e il clinch. In realtà, ragazzi, non è solo questa la differenza. A livello di colpi, sì, è vero, nella Muay Thai, a differenza della kickboxing, oltre i pugni e i calci si possono utilizzare anche le gomitate, si può utilizzare un clinch attivo per tutta la durata che si vuole. Purtroppo nei match di One non fanno fare questa cosa per tutto il tempo che si vuole, vabbè, ma chi se ne frega. Inoltre si può afferrare la gamba quando si riceve un calcio e si può spazzare l'avversario, cosa che nella kickboxing, se non sbaglio, non si può fare. Premetto che io non sono un maestro di kickboxing, quindi se c'è qualche esperto di kick e dico qualche cazzata, mi farebbe piacere se mi correggesse, se scrivesse le inesattezze che io ho detto nei commenti, e che così nel caso ci confrontiamo e si impara cose nuove, perché è sempre bello imparare cose nuove. Detto questo, le differenze non sono solo queste, ma ci sono anche delle differenze sostanziali, ad esempio nella durata del combattimento. Un match di kickboxing solitamente dura 3 minuti per 3 riprese, un match di Muay Thai dovrebbe durare 5 round da 3 riprese. Differenza sicuramente molto sottovalutata da chiunque è il fatto che nella Muay Thai e nella kickboxing ci sono dei tempi e dei ritmi totalmente diversi. Cosa vuol dire? Nella Muay Thai vedremo scandire i tempi in maniera differente dalla kickboxing, c'è più un basculamento sulla posizione di guardia, non vedrete mai i Nak Muay fare i salterini. Dico i Nak Muay perché io intendo proprio i fighter che vengono dalla nostra disciplina. Nella kickboxing e nella K1 è più facile vedere fighter che si muovono facendo dei saltelli, hanno dei ritmi più veloci, ok? Nella Muay Thai si cerca magari di portare colpi in maniera più devastante, dove invece nella kickboxing si cerca di portare più serie di punti. Credo che possa anche essere una questione di valutazione, dove magari nella kick vai a valutare più il punteggio, invece nella Muay Thai vai a livello globale a valutare più l'efficacia di un combattente. Potrebbe anche essere questa una delle differenze. Poi ripeto, io non sono un maestro di kickboxing, ragazzi. Se siete maestri o esperti, ma esperti veri, non esperti della domenica, di kick, mi piacerebbe che commentaste questo video dicendomi la vostra e magari andando anche a correggere quello che ho detto di inesatto sulla kickboxing, ok?
Mi farebbe molto piacere, fatelo nei commenti così ci confrontiamo anche. Va bene, iniziamo ad analizzare questo combattimento, le combinazioni e le tecniche di questo combattimento, così le prendiamo e cerchiamo di farle nostre e magari le proviamo anche stasera nell'allenamento. Raga, io dico così, ma io ve lo giuro, io quando finisco di fare questi video, io me le appunto tutte le tecniche che ho visto e al sacco me le provo e poi in palestra le provo a mettere in pratica. E vi devo dire che un po' di soddisfazioni me le tolgo quando faccio gli sparring e quando lavoro. Io studio tanto i video. Va bene, dai, basta chiacchiere, iniziamo con l'analisi del combattimento. Ok, partiamo subito con una bellissima combo di Rotang, combo che è gancio al viso del giapponese, diretto al corpo, gancio al corpo e chiusura di low kick. Bella combo, specie perché nei frangenti precedenti Rotang era riuscito a entrare con una serie di pugni abbastanza precisi, specialmente con un montante al viso, e poi ha eseguito questa combinazione. Combo secondo me bella, molto efficace, che ci possiamo mettere in saccoccia e provarla direttamente al sacco, anche semplicemente nelle ripetute può essere una bella combo da provare. Quindi gancio, diretto gancio, low kick. Ok, un attimino ragazzi, prima di continuare con il video voglio dirvi una cosa: se queste tecniche ti stanno piacendo, se ti piace l'analisi delle tecniche dei grandi campioni di Muay Thai, c'è Tecniche dei Campioni, che è un percorso video che da una parte ti permette di sostenere il duro lavoro che io faccio qua sul web. Infatti vedi che ogni giorno pubblico un nuovo video qua sul mio canale di YouTube, ti assicuro che è un lavoro della Madonna. Dall'altro ti do tantissime schede d'allenamento, ci sono all'interno di Tecniche dei Campioni dei percorsi video con dei video specifici per andare a affrontare, dove ti spieghiamo come andare a affrontare qualsiasi tipologia di avversari, come avversari alti, come ad esempio Diesel, avversari forti di mano, avversari picchiatori, avversari che calciano forte, avversari forti in clinch. O inoltre a tutte queste analisi tecniche e strategiche ti diamo delle combinazioni estrapolate dalle tecniche di combattimento dei grandi campioni come Rotang, Super Bo, Buakao. Inoltre ci sono delle schede d'allenamento fisico funzionale alla Muay Thai e inoltre ci sono dei video tecnici concentrati sulla base della nostra disciplina. Ecco, sostenendo il mio canale, prendendo Tecniche dei Campioni, potete avere tutto questo. Tra l'altro ho fatto 3 diversi pacchetti di prezzi per poter arrivare alle tasche di chiunque. Andate a vedere il programma completo, trovate il link nel primo commento o in descrizione. Va bene, continuiamo con il video. Cosa interessante da guardare, perché abbiamo detto che non è un match di Muay Thai, quindi siamo sulla corta distanza e qui non si può utilizzare il clinch purtroppo. Vediamo come i due lavorano spalla contro spalla scambiandosi dei colpi corti. Rotang che cosa fa per creare lo spazio e non potendo utilizzare il clinch spinge in avanti l'avversario con le mani e crea proprio la distanza adeguata per riuscire ad entrare con i pugni. Non solo, quando vede che la distanza è troppo corta fa un'altra cosa, utilizza il calcio frontale per prendere lo spazio su Yuki, colpo che infatti funziona e gli consente proprio di avere più spazio e più distanza per poi portare altri colpi di mano. Una bella azione secondo me. Ok, in questo frangente Yuki fa sentire le sue mani e inizia a picchiare duro con le mani. Rotang che cosa fa per mettere una pezza a questa situazione? Utilizza la guardia lunga. Ragazzi, utilizzate la guardia lunga. Utilizzare la guardia lunga in frangenti come questi può essere molto utile, perché da un lato vi permette di essere coperti, essere protetti sul viso, dall'altro vi consente di spingere indietro l'avversario e quindi fargli perdere potenza sui suoi colpi. Lui cosa fa Rotang in maniera intelligente e vi consiglio di fare lo stesso che sta facendo lui: spinge l'avversario e ogni volta che lo spinge gli apporta un colpo che può essere colpo di mano, quindi o 1 o 2 pugni, oppure una ginocchiata. In questo frangente utilizza le ginocchiate, colpi che infatti fanno mettere all'angolo Yuki, si dimostrano molto efficaci. Rotang credo che in questo frangente gli piacerebbe chiudere in clinch e lavorare nella fase del clinch, perché è il suo. Purtroppo non lo può fare, quindi utilizza questa strategia, questo trick, per portare lo stesso i colpi di ginocchio. Ok, adesso vediamo che Rotang prosegue con questa strategia e Yuki infatti subisce i colpi al corpo. Quindi Rotang inizia a martellare con pugni sullo stomaco, ginocchiate sullo stomaco e
calci frontali sempre su quel cazzo di punto. In questa maniera che cosa fa? Utilizza colpi diversi a distanze diverse, però andando sempre a colpire la parte che Yuki soffre, e infatti vediamo che è quasi lì per cedere. È buona come cosa quella di insistere su una parte quando vediamo che l'avversario sta subendo. Però a proposito di questa cosa, ragazzi, dovreste... Cosa è successo? La mia luce si è spenta, si è fulminata la luce, è andata via la corrente in casa. Mannaggia. Allora, dicevo, è giusto insistere su un punto quando vediamo che l'avversario sta soffrendo, però è cosa intelligente farlo variando tipologia di colpi, proprio come sta facendo Rotang in questo frangente, come faceva in quel frangente. Pessima azione di Yuki, che nel momento in cui i due vengono separati sferra un gancio a Rotang. Ovviamente lo fa in maniera inconscia, probabilmente non si rende neanche conto di averglielo tirato, però gli costa una bella penalità durante il combattimento. Questa brutta azione, ragazzi. Non fate mai queste cose che sono inguardabili sul ring. È brutto vedere due che si minacciano, è brutto vedere dei colpi sporchi, è brutto vedere il non fair play in un combattimento di Muay Thai, ma in un combattimento in generale. Ora un'azione bellissima di calcio su calcio. Entrambi i fighter decidono di portare il calcio nello stesso momento, solo che quello di Rotang è un pochino più efficace e Yuki probabilmente viene sbilanciato e finisce per terra. Ora invece guardiamo un altro colpo bellissimo di Rotang, che è il frontale, il calcio frontale, il tip da Muay Thai portato sul tempo mentre Yuki si muove, mentre Yuki esegue un'azione. È efficace, Yuki finisce per terra, e questo è un bellissimo esempio della classica frase che dice il mio maestro sempre, che il calcio frontale è un colpo, è la migliore invenzione che è stata fatta dopo la FIBA. E è la verità, ragazzi, io posso confermare, è un colpo veramente efficace, è un colpo che costa zero. Ho fatto in passato sul canale YouTube un video dove vi spiego nel dettaglio come andare a eseguire questa tipologia di colpo. Se non l'avete ancora visto, andate a vederlo. Ora un bel gancione al corpo di Rotang e i due, dopo una serie di pugni, finiscono a terra. In realtà Yuki subisce i pugni di Rotang, infatti viene contato. Però qui si potrebbe dire che è scivolato, potrebbe esserci il dubbio di questa cosa. Ecco, il dubbio che viene subito mandato a fare in culo nei frangenti successivi, dove Rotang riparte alla carica con una serie di pugni e fa contare ancora il giapponese. No, ragazzi, non sto gongolando perché Rotang ha fatto il culo a un kickboxer, figuratevi, quando mai. Va bene, e finisce il match praticamente. Indovinate chi lo vince? Lo vince la Muay Thai, vince Rotang. Allora, ragazzi, io dico vince la Muay Thai. In realtà non è vero che vince la Muay Thai contro la kickboxing. Come dicevamo all'inizio, vince un atleta di Muay Thai contro un atleta di kickboxing in un combattimento di K1. Quindi diciamo che il claim che ho messo nel titolo, probabilmente clickbait, Muay Thai vs kickboxing, è un puro claim. Non è un match di Muay Thai vs kickboxing, ma è un match di K1 con un atleta che viene dalla Muay Thai contro un atleta che viene dalla kickboxing. Capite che non avrebbe senso fare un match di Muay Thai contro kickboxing, perché la Muay Thai può portare più colpi rispetto al kickboxing. Cioè, come si potrebbe fare un match di Muay Thai contro kickboxing? Cioè, cerchiamo di ragionare questa cosa, andiamo nell'intrinseco. Cioè, vuol dire che l'atleta di kickboxing non può utilizzare gomiti, non può utilizzare clinch, non può fare niente? E vuol dire che l'atleta di Muay Thai può fare tutto quello che può fare l'atleta di Muay Thai? Cioè, capite che sarebbe impari la cosa? Oppure facciamo un match dove si può fare solo le cose di kickboxing. Capite che l'atleta di Muay Thai è limitato. Quindi in realtà cercare di confrontare, di mettere a sfidarsi due sport non ha senso. E quindi questo è un match che non aveva senso, secondo me. Thank you very much.